Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo canale. Oggi finalmente testeremo il processore Intel Core i9 14900K appena acquistato. Come tutti sappiamo si tratta della CPU high-end di Intel con 24 cores, di cui 8 performance cores e 16 efficient cores, per un totale di 32 threads. Con un PL1 di 125 W e un PL2 di 253 W, questo processore ha una frequenza massima sui P-Cores pari a 5.6 GHz tramite la tecnologia Intel Turbo Boost Technology 2.0, che può arrivare fino a 5.8 GHz attraverso la tecnologia Turbo Boost Max Technology 3.0 sui due cores preferiti, traendo così vantaggio dalla potenza e dal margine termico. Ma non è tutto, perché attraverso la tecnologia Intel Thermal Velocity Boost questa CPU è in grado di incrementare la frequenza di clock sia su single cores che su multicores in base a quanto il processore sta operando sotto la massima temperatura consentita o semplicemente TG Max fino a 6.2 GHz. Secondo le più autorevoli recensioni, poi, questa CPU, dopo aver attivato Intel Turbo Boost Technology 2.0 e beneficiando di una ulteriore caratteristica ingegneristica denominata Adaptive Boost Technology, dovrebbe girare regolarmente sui 5.7 GHz in idle e con i bassi carichi di lavoro. Ma senza indugiare troppo, installiamo questo processore sulla nostra ROG Maximus Apex Encore e vediamo se rispecchia tutto quanto detto. Se il video vi piace lasciate un like e se non siete iscritti per favore considerate di farlo per aiutarmi a creare altri contenuti come questo. Inoltre, proseguendo nel video vi mostrerò un semplice overclock manuale portando il P-Cores a 6.2 GHz seguendo la procedura che adotto sempre quando installo una nuova CPU per conoscerne il suo comportamento, tensioni, temperatura. Siamo nel BIOS di Apex Encore e vi mostrerò la procedura per scegliere i migliori rapporti frequenze e tensioni mantenendo basse le temperature e allo stesso tempo un buon margine termico per operare sotto TG Max, la massima temperatura di giunzione consentita. Come regola di base è da tenere presente due aspetti fondamentali. 1. La scelta del massimo rapporto di core da utilizzare. 2. La giusta tensione SVID che i core richiedono al VRM per consentire alla CPU di operare a quel rapporto. Pertanto, sulla scheda VF Point Offset diamo uno sguardo a VF Point 8, che è riferito a 5.8 GHz. In questo caso la curva tensione-frequenza impostata di fabbrica ci mostra come per operare a 5800 MHz il processore richieda una tensione pari a 1,398 V. Questo valore lo imposteremo in manuale sul VCore.
Successivamente stabilizzeremo la load line calibration avendo a mente che sulle motherboard Asus ci sono 8 livelli di calibrazione della linea di carico. Più saliamo di livello e minore sarà il V-Troop, ossia il decremento di tensione tra il passaggio da idle al load del processore. In questo modo si stabilizzerà più facilmente il nostro overclock, ma allo stesso tempo aumenteranno le temperature e il taglio di frequenza che lo stesso processore opererà per rimanere sotto le specifiche di TJ Max. Risultato: peggioreremo le prestazioni globali dell'overclock. Ora, fatte queste doverose considerazioni, vediamo i miei settaggi per un ottimo undervolt del 14900K che devo dire già di fabbrica esce spremuto a dovere da Intel. Così, su AI Overclock Tuner imposteremo XMP2 e otterremo il valore dei timings completi impostati sulle memorie. Su Asus Multicore Enhancement abiliteremo la rimozione di tutti i limiti per abilitare Turbo Boost Technology 2.0 e Turbo Boost Max Technology 3.0. Le memorie per il momento le lasceremo sulla frequenza XMP di 7200 MHz e su Performance Core Ratio imposteremo 59 per quando sono attivi i primi 2 core e 57 per quando sono attivi i restanti 8 core, avendo cura allo stesso tempo di selezionare la scheda Specific Performance Core, dove eviteremo che i core che non sono preferiti, ossia il 4 e il 5, possano raggiungere le frequenze di 5.9 GHz. Gli Efficient Core li imposteremo su Single Core a 45 per. Le operazioni AVX non le toccheremo in questo specifico undervolt. DigiPlus VRM abbiamo detto che impostiamo la nostra load line calibration sul livello 6, che è il migliore per rimanere con un'ottima prestazione generale sui P-Core e delle basse temperature. Internal CPU Power Management disabiliteremo la regolazione della frequenza oltre la soglia perché poiché stiamo operando direttamente sui VF point non vogliamo che ci siano delle sovratensioni che la scheda in automatico richiederà al VRM. Thermal Velocity Boost, sempre per la considerazione precedente, disabiliteremo Thermal Velocity Boost Voltage Optimization. Ecco, sui VF Point, anche laddove doveste operare voi, dovete provare un singolo valore alla volta per più volte e fare il riscontro con i vari benchmark per vedere qual è il miglior rapporto di tensione frequenza per ottenere le temperature più basse e allo stesso tempo la stabilità del processore. Così VF Point 7 ho tolto 10 mV, su VF Point 8 ho tolto 35 mV e su VF Point 9 e 10 ho tolto 0,25 mV. Scendendo ancora giù nelle varie impostazioni del BIOS, abbiamo detto che il V-Core, che in precedenza abbiamo impostato in manuale solo per stabilizzare la linea di carico e renderci conto dei rapporti tensioni-frequenza, nel caso mio specifico l'ho impostato su Offset Mode con un CPU Core Voltage Offset in positivo di 20 mV. In questo caso specifico riesco ad ottenere un rapporto V-Core praticamente identico alla richiesta STID che i singoli core fanno al VRM.
Global Core SVD Voltage in Adaptive Mode e lasciato tutto in automatico proprio perché ho utilizzato l'Offset Mode su CPU Core Voltage Offset. Ecco, visti questi settaggi ci portiamo all'interno di Windows 11 e vediamo i benchmark che sono di tutto rilievo. Analizzando i benchmark possiamo notare quanto segue. Il 14900K a stock con solo i limiti sbloccati ha fatto segnare su Cinebench R23 i 41.296 punti con OCCT che ha completato il ciclo di un'ora con i P-Core a 5.153 MHz, gli I-Core a 4.003 MHz, una temperatura di 84 gradi e un consumo energetico pari a 375,904 watt. A 6.2 GHz su Cinebench R23 il processore ha segnato i 42.253 punti con i P-Core a 4.749 MHz, gli I-Core a 3.526 MHz, una temperatura di 95 gradi e un consumo energetico pari a 348,969 watt. C'è da dire che a 6.2 GHz il 14900K non ha completato Cinebench 2024, anche salendo di un livello su Load Line Calibration. Con il mio underclock unito ad overvolt, il 14900K ha fatto segnare i 42.397 punti su Cinebench R23, con OCCT che ha completato il ciclo di un'ora con i P-Core a 5.183 MHz, gli I-Core a 4.006 MHz, una temperatura di 82 gradi e un consumo energetico pari a 342,254 watt. Su Cinebench 2024 ho ottenuto un punteggio multicore di 2381 punti e, riprovando una seconda volta Cinebench R23, abbiamo ottenuto addirittura 42.520 punti. Ed ora vediamo in gioco come si comporta il processore.